Un cordiale saluto a tutti e benvenuti al nostro European Campus OCT Universities, il nostro EC2U, un'alleanza per creare e sviluppare una serie di attività veramente entusiasmanti sul versante della formazione e del benessere. Tanti sono i progetti di C2U che vedono coinvolte la nostra Università di Pavia, l'Università di Coimbra in Portogallo, l'Università di Iași in Romania, l'Università di Jena in Germania, di Poitiers in Francia, di Salamanca in Spagna, di Turku in Finlandia e di Linz in Austria. Questa attività fa parte del Glade Educational Hub, che è veramente una piattaforma che ci consente di comunicare a tutto tondo i messaggi che in questo caso fanno parte del nostro Work Package 4, che è quello dedicato alla buona salute e al benessere. L'Università di Pavia è, come tutte le altre, coinvolte nel nuovo master per il benessere nel ciclo di vita e la longevità in salute, e uno dei goal è realmente quello di costruire una buona salute fin dalla vita giovanile, ed è per questo che è così importante parlare alla comunità di EC2U, degli studenti e, perché no, forse anche dei professori, per riuscire a trasmettere dei messaggi chiari, semplici, trasversali, che spero possano essere apprezzati da persone che hanno background culturale diverso. L'attività che ho preparato per voi oggi è un'attività che riguarda la mia formazione. Io sono ginecologo, endocrinologo e sessuologo, insegno all'Università di Pavia ostetricia e ginecologia e ritengo che sia fondamentale oggi avere ben chiaro alcuni aspetti della salute sessuale e riproduttiva per stare bene in salute e per costruire effettivamente un progetto di salute riproduttiva e sessuale quanto più equilibrato e di successo possibile per ciascuno di noi. Ed è per questo che ho voluto prepararvi questo toolkit che si articola in una serie di punti. Questa è la nostra agenda. Mi sono ispirata ai contenuti delle società scientifiche che ritengo più avanti, se volete, per una formazione che è sì scientifica, ma che è anche un po' più laica, quindi una formazione che può essere rivolta anche ai pazienti, non agli addetti ai lavori. E siccome io mi auguro che gli studenti che seguiranno questa attività non siano degli studenti soltanto con un background medico, biologico, diciamo così, scientifico, ma che possa essere in realtà rivolto proprio a tutti, a chiunque studia e lavora all'Università di Pavia. I nostri punti comprendono sicuramente apprendere qualcosa in più del ciclo mestruale di ciascuna di noi. E questo è chiaro che sembra, è una cosa rivolta alle donne. No, questa è una cosa rivolta alle donne, agli uomini e a chiunque sta nel mezzo o si riconosce uomo o donna in piena libertà. Perché comunque ricordiamoci sempre che conoscere le nostre peculiarità di genere è davvero fondamentale per una condivisione degli spazi, no, che abbiamo a disposizione nella nostra vita. E quindi uomini e donne devono conoscere il ciclo mestruale, perché è qualcosa di magico, di speciale. In fondo, se ci pensate,
è quello che ci permette di essere tutti qui e ve lo farò vedere. Un altro punto molto importante, a mio modo di vedere, è quello di riconoscere i segni e i sintomi che possono interessare la nostra vita sessuale e riproduttiva, soprattutto per identificare in modo precoce quelle patologie più comuni che talvolta ci teniamo un po' dentro e abbiamo capito, noi medici, i ginecologi che ci occupiamo della salute delle donne, a volte vengono anche diagnosticate in ritardo o comunque non con così grande precisione fin dall'inizio e questo purtroppo, ahimè, può comportare poi delle conseguenze per la nostra salute. Un altro aspetto molto importante, di cui si parla molto, ma non si parla mai abbastanza, è un attimo fare il punto sulla prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale. Un punto importante sarà anche imparare a essere un pochino più consapevoli delle problematiche che l'essere umano incontra oggi sul versante della fertilità, apprendere qualcosa sulla capacità di essere in controllo della fertilità attraverso metodologie naturali o ormonali che ci consentano di fare contraccezione, un importante pilastro del benessere riproduttivo e sessuale, che ci consente di essere in controllo di una funzione così importante, ma che deve essere oggi sempre di più pensata, posizionata bene nel nostro ciclo di vita, perché capiremo che per noi donne la fertilità non è infinita ed è molto importante andare al sesto punto, che poi è la nostra conclusione, che è il capire che la riproduzione è un bene assoluto, meraviglioso, che noi uomini e donne abbiamo, ma che soprattutto noi donne dobbiamo imparare quanto più possibile. Diciamo che la parola pianificare forse non è bella, ma comunque dobbiamo imparare a pensare in un segmento della nostra vita che è quello che ci consente il maggiore equilibrio tra i nostri obiettivi di realizzazione personale, nello studio e nel lavoro, e l'istinto di cura, di riproduzione che è insito nel nostro progetto di vita. E se noi questo non lo facciamo, dobbiamo comunque essere consapevoli poi che ci può essere una sorpresa nel momento in cui noi magari desideriamo la genitorialità biologica e dunque essere pronti a comprendere le difficoltà che possiamo incontrare tutti i giorni e sono quelle che io incontro nei miei ambulatori.